bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Il punto che ho utilizzato è il punto nocciolina e ho utilizzato i pannelli per il bauletto, però rivisitato e montato in un'altra maniera. Tutto ciò che vi mostro in video lo trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata, dove troverete sempre tantissime novità. Iniziamo subito il tutorial. Vi faccio vedere adesso tutto l'occorrente per realizzare questo mio nuovo progetto. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò questo color cuoio, è un cordino che mi piace veramente tanto perché ha una resa estetica molto bella e poi si lavora in modo molto semplice, molto facile da lavorare. Sul sito Tutti a Mano Luisa di questa tipologia ne trovate anche tantissime altre tinte. Oltre a questo, chiaramente, se preferite un un cordino un po' più grosso o più sottile, sempre sul sito li trovate. Poi io utilizzerò i laterali che si utilizzano per la borsa a bauletto, anche se io li metterò in una maniera diversa, ne serviranno quindi una coppia e ho scelto il colore nero. Anche di questo trovate altre tonalità. Come manici io ho scelto questi in color ottone vecchio, che alloggerò poi sui laterali, e due moschettoni sempre color ottone vecchio per poi agganciare la tracolla. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione è il numero 4, quindi a questo punto possiamo subito iniziare il tutorial. Iniziamo la striscia che lavoreremo appunto nocciolina, per cui io ho realizzato 20 catenelle, che è lo spazio che ci sarà tra i due laterali. Effettuate queste, torniamo indietro, come sempre quando facciamo questo tipo di lavorazione, torniamo indietro con dei punti bassi. Quindi questo è un passaggio molto semplice, per cui torniamo indietro e arriviamo fino a qui, per cui ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Terminata la nostra striscia, al solito catenella, giriamo il lavoro, sul primo punto effettuiamo un punto basso e poi iniziamo il punto nocciolina e facciamo sul punto seguente, io farò 3 punti alti non chiusi insieme, vi faccio vedere, prendo il filo, entro in questo punto, quindi nel punto seguente, prendo il filo e non chiudo, chiudo soltanto a metà il mio punto alto. Riprendo il filo, rientro nello stesso punto, prendo il filo e chiudo soltanto a metà il punto alto, perché altrimenti dovremmo rifare e noi invece rimaniamo con queste asole sull'uncinetto. Riprendiamo il filo, entriamo sempre nello stesso punto, usciamo il filo, chiudiamo a metà. Io, anziché rientrare la quarta volta, a questo punto nocciolina lo voglio fare leggermente più piccolo, per cui, effettuati questi 3 punti alti non chiusi completamente, riprendo il filo e chiudo tutto insieme, così. E poi faccio una catenella. Vado nel punto successivo e vado a fare 3 punti bassi, quindi 1, il secondo sul punto seguente e anche il terzo. Ed ecco, se noi lo giriamo, questo è il nostro primo punto nocciolina. Normalmente il punto nocciolina si rientra anche 4 volte. Io per questo tipo di lavorazione, per questo tipo di borsa, ne farò soltanto 3 punti alti nello stesso punto. Ripetiamo il punto nocciolina, per cui facciamo 3 punti bassi chiusi tutti in una volta, per cui entriamo, prendiamo il filo, lo chiudiamo per metà, quindi praticamente noi se dovessimo chiuderlo tutto dovremmo riprendere il filo e chiudere, invece no, riprendiamo il filo e rientriamo nello stesso punto, prendiamo il filo, lo usciamo, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2 asole e basta. Riprendiamo il filo, per l'ultima volta rientriamo nello stesso punto,
facciamo la stessa cosa chiudendo i primi due e poi infine prendiamo di nuovo il filo e chiudiamo tutte le asole che troviamo sull'uncinetto. Lo chiudiamo con una catena, con un punto basso e proseguiamo un'altra volta con 3 punti bassi nei 3 punti successivi, quindi 1, 2 e 3. E ripetiamo lo stesso modulo che abbiamo fatto prima e ci rivediamo qui alla fine per poi voltare il lavoro. Sono quasi arrivata a fine riga, facciamo insieme l'ultimo punto nocciolina, per cui i 3 punti alti non chiusi completamente, quindi chiusi a metà, primo, secondo e il terzo. Li chiudiamo tutti insieme e facciamo una catenella. Rimane l'ultimo punto basso da fare, questo è quello più che è l'estremo, ci assicuriamo di prenderlo per bene ed ecco la striscia è finita, per cui punto basso, scusate, catenella, voltiamo il lavoro, ecco come si presenteranno le nostre noccioline. E adesso facciamo il secondo giro del punto nocciolina, il ritorno si fa con dei punti bassi, con dei punti bassi, stando attenti a non prendere, quando noi abbiamo chiuso insieme, poi abbiamo fatto un punto catenella, quello non bisogna prenderlo, per cui qui c'è il punto basso che abbiamo fatto alla fine, e quindi facciamo noi un punto basso, poi se noi giriamo per così, vedete? Vicino alla nocciolina c'è il punto catenella che abbiamo fatto, questo non bisogna farlo, per cui girandolo nuovamente così, noi dopo quel punto basso andiamo in quello successivo, così, e andiamo a fare i punti bassi di ritorno. 2, ecco qua il terzo. Questo no, perché la chiusura del punto nocciolina, per cui andiamo in quello successivo. Il tempo di capire un po' il meccanismo, perché se no andiamo a fare quelli, risulteranno delle maglie in più quando andiamo sul ritorno, perché faremo 3 punti bassi e il punto nocciolina. Se facciamo anche quello, i punti non combaceranno più, per cui continuiamo, facciamo insieme tutta la striscia, così è più chiaro. Visto? Questo si salta e si va in quello successivo. Sistemiamo. Anche qui facciamo l'ultimo. Si salta la chiusura della nocciolina e si va in quello successivo. Faremo così fino alla fine. Arrivato qua ci rivediamo per fare le noccioline alternate a quelle sottostanti. Arrivata a fine giro, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con il punto nocciolina, per cui noi andiamo a fare 3 punti bassi nei punti sottostanti, 2 e 3, e di nuovo il punto nocciolina che sarà in mezzo alle noccioline che abbiamo sottostante. Adesso giro il lavoro e ve lo farò vedere, per cui primo punto alto, secondo punto alto sempre chiuso a metà, terzo, li chiudiamo insieme, catenella e i 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Ed ecco come si presenterà. Ne facciamo un'altra insieme,
per cui 1, 2 e 3. Prendiamo il filo, li chiudiamo tutti insieme, blocchiamo con una catenella e si procede nuovamente sempre con i 3 punti bassi. Ed ecco come sarà la nostra lavorazione. Ci vediamo non appena arriviamo a questo punto per fare per l'ultima volta il secondo giro del punto nocciolina. Sono arrivata alla fine della riga, catenella come al solito, voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno dei punti bassi. Mi raccomando, non prendete il punto in cui abbiamo fatto la chiusura del punto nocciolina, cioè questo, per cui si va in quello successivo, perché quella è una catenella e non bisogna farlo, altrimenti i punti risulteranno in più, perché alla fine sono 3 punti bassi e un punto nocciolina, per cui se noi facciamo pure quelli diventeranno in più. Quindi non facciamo altro che ripetere questi due, alterniamo questi due giri, quindi un giro di punti bassi, stando attenti a non prendere la chiusura delle noccioline, il giro di punto noccioline, lo ripetiamo per la misura che ci interessa. Nel mio caso, io cosa ho fatto? Ho misurato praticamente da questo punto fino ad arrivare, quindi tutto il perimetro, fino ad arrivare a questo, perché poi io in questo laterale, su questo lato dritto, dovrò andare a collocare poi i manici, per cui questa misura per me è 50 centimetri, quindi andrò a fare questa striscia di 50 centimetri, anzi è poco meno di 50, perché poi noi dobbiamo fare al solito il giro di rifinitura di punti bassi che prenderà un po' di spessore, per cui ci rivediamo non appena abbiamo terminato la striscia e faremo insieme il bordo di rifinitura. Ho completato tutta la striscia, eccola qua, ho anche fatto il giro di rifinitura di punto basso. Come al solito, l'unica cosa che vi ricordo sempre di fare nell'angolo, nello stesso punto, fare un punto basso, una catenella e un punto basso. Poi io cosa ho fatto? Così vi faccio vedere e adesso lo facciamo anche insieme. Ho preso un laterale e ho creato i soliti punti bassi che voi già conoscete, che faccio sempre negli altri tutorial. Io ho fatto la seguente, perché adesso vi mostro. Io ho cercato il centro, quindi ho fatto questo, poi vi faccio vedere bene esattamente, e ho contato all'incirca quanto sono i punti. E quello che ho fatto è ricreare, quindi in questa zona, quindi da questo punto a questo punto, ho cercato di ricreare gli stessi punti che ci sono anche lungo questa zona, per essere anche più facile nel momento in cui andiamo a cucire. Per cui io ho in questa zona qui ho realizzato 2 punti alti nello stesso foro, poi lungo l'angolo ho fatto 3 punti bassi, qui ne ho creati 2, nel momento che qui abbiamo la curva ho creato 3 punti bassi, poi ho alternato in alcuni punti anche 2, in maniera tale da, e di conseguenza anche da questa parte, in maniera tale da creare più o meno, non dico precisamente, i miei erano 40, sono 41, vanno bene, in maniera tale che nel momento che cucio non ci sono punti in più. Detto questo, poi io ho anche già cucito il manico. Adesso vi faccio vedere, vi mostro nel dettaglio come andare a cucire il manico. Allora, io mi sono già agganciata, quindi già ho fatto anche questo, ho contornato anche questo nello stesso identico modo, quindi dove ho fatto 2, quindi ho preso quello come riferimento, così tutto combacerà. Io cosa ho fatto? Intanto sono arrivata, io praticamente vi faccio vedere, come punto di riferimento io li metto in questa maniera e so che sono partita da questo punto, per cui io inserisco
quindi l'ho bloccato sul retro, poi tutti i fili noi li faremo sparire. Appoggio il mio manico e non faccio altro che fare questo tipo di cucitura. Anzi, scusate, non dovevo direttamente da dietro. Aspettate un attimo. Allora, così è come siamo partiti. Allora io, facendo entrare il filo da questa parte, cosa faccio? In ogni punto sottostante andrò a entrarci 2 volte, per cui faccio così, prendo l'ago tirafettuccia e mi tiro tutti i fili ben stretti. Nello stesso punto, quindi qui, ripasso per una seconda volta e tiro. E così, andando a inserirmi 2 volte nello stesso punto, il nostro manico risulterà ben saldo. Vado nel punto successivo, prendo tutte e 2 le asoline, vedete? Le ho prese entrambe, prendo, tiro il filo, ripasso nello stesso punto un'altra volta e faccio questo, tiro ben bene e vado avanti, vado nel punto successivo e tiro, mi vado a sistemare i fili, ripasso per la seconda volta ed ecco, questo lavoro lo andiamo a fare fino a questo punto, poi noi chiudiamo il filo, lo andiamo a puntare e come ho fatto per questo li andiamo a nascondere qui sul retro, per cui ci vediamo non appena abbiamo cucito il manico e vi farò vedere come iniziare la cucitura e assemblare la borsa. Ed ecco la borsa che comincia a prendere forma. Ho cucito anche l'altro manico, ho messo dei nastri per cercare di tenerla in posizione per iniziare la cucitura. Io mi sono già agganciata da questa parte e vado, io dove mi sono agganciata, dove c'è praticamente l'angolo, per cui sulla catenella, se vi ricordate, nell'angolo va un punto basso, una catenella, un punto basso, io mi aggancio in questo, poi io lascio il primo e il secondo punto e vado sul terzo e inizio la cucitura. E non faccio altro che fare così. Io vado in quello accanto, questo l'abbiamo fatto, vado in quello successivo. Questa cucitura l'ho fatta sull'altro, uno degli ultimi tutorial che ho postato, però io ve lo faccio sempre rivedere perché è meglio. Ecco fatto. Stringiamo e vado di nuovo in quello successivo e continuo. Mi raccomando, il filo lasciamolo un bel po' lungo perché poi serve. Ecco fatto, aspettate che lo sistemo perfettamente, ecco, e si continua, stringiamo per bene e andiamo su 2 punti successivi. E tutto questo lo ripetiamo, facciamo un altro punto insieme, quindi ci assicuriamo di prendere tutte le asole. Ecco come si presenterà la nostra cucitura e procediamo fino a qui e dopodiché ripetiamo la stessa operazione pure dall'altro lato, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato le 2 cuciture. Ho completato le cuciture, eccole qui, questo è il risultato. Alla fine io i moschettoni, anziché inserire una tracolla, mi è piaciuta di più completarla mettendo i moschettoni all'interno in questa maniera. Ho utilizzato questo tipo di moschettone da un lato per poter essere agganciato facilmente e la borsa essere chiusa, e quindi eccola qui. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto.
Non esitate a contattarmi se avete qualche dubbio sulla lavorazione. Condividete il mio video e date un'occhiata al sito Tutti a Mano Luisa, che come sempre ha tantissime novità ogni settimana. Ci vediamo alla mia prossima creazione.